Oh, well, Questo. yes, indeed. The prosciutto earlier Yeah. was very, very nice. But yeah, but thank you for joining us. Welcome. Okay. If we're live, yeah, of Okay, course. so we can start speaking about food, or Well, yeah, already, yeah. yeah, 2 days in Italy, and the food has been amazing. In fact, it's been a really big pleasure for me to return to Italy. It's been 4 years since I've been here, and yeah, I've enjoyed. it's been amazing, amazing so far. But yeah, we're going to talk a little bit about the Focusrite Scarlett audio interfaces, the fourth generation, quattro generazione, La quarta quarta generazione delle generazione Scarlett. della scatola. 6 milioni di interfacce vendute nel mondo. Oh, there's a lot of them out there, a lot. Yeah, and it's a nice new product from Focusrite, and we're going to explore a little bit about some of the new features. But Chris Calcutt Yes. from Focusrite, Chris Calcutt della Focusrite, qui da Disco Più per Algameco, che è il distributore ufficiale di Focusrite Yeah. in Italia. Yeah, here we are at Disco Pew in Rimini, and it's a Yeah. real pleasure to be here. I was surprised to hear how old this shop is. 1979. It's nearly as old as me, and it's great to see that it's still here and still doing all the great work for music technology and vinyl records and all of this stuff. So it's a real pleasure for me to be here with Roberta and Federico, my good colleague from Algam Echo as well, and my chauffeur for the for the next few days. So yes, and so we'll start, I guess. Now, if I just switch to this camera here, we can see this is the Scarlett 4i4. This is the latest generation of the Scarlett audio interfaces, the fourth generation. L'ultima generazione delle interfacce Scarlett della Focusrite, la quarta. Exactly, yes. And the Scala interface has been with Focusrite now for a long time. We started, I think, maybe 12 years ago or 12 something anni like this. fa Yeah, sono partiti appunto con la serie Scarlett. yeah. And the Scala interface was really our first dedicated interface with a USB connection. La prima interfaccia dedicata al mondo del recording con connessione USB. Exactly. Before the Scala interfaces, we had our Sapphire interfaces, which connected with Firewire. But as we moved into USB 2, it meant that we could have more audio channels to go into the computer using a single USB 2 connection. Dalla serie Sapphire basata su Firewire sono passati appunto alla serie Scarlett basata su USB e con l'avvento dell'USB 2.0 hanno incrementato il numero di canali disponibili in ingresso e in uscita. Yeah, and through that time, the Scarlett interface has really been developed with each generation, from generation 1 through to generation 2. With generation 3, we added a new feature, which was the air mode. But now we arrived at the fourth generation, as I say, just here. And on the fourth generation, we have a lot of really useful and very nice to use features. Ogni generazione di interfacce naturalmente ha introdotto delle novità, dei miglioramenti, e qui siamo davanti alla quarta generazione dove ci sono delle novità incredibili. Yeah. So with the fourth generation, we've worked really hard to increase the quality of the audio that you're able to Hanno record. incrementato notevolmente, hanno lavorato per incrementare notevolmente la qualità audio. We've worked hard on the microphone preamp so that we have even more gain, which means that you can record microphones that need a lot of gain signal. We can plug them into the interface and get basically any microphone to sound great through the Prima di preamp. tutto si parte dai preamplificatori che hanno un guadagno incredibile e hanno un livello di rumore bassissimo rispetto ai competitor, alle interfacce concorrenti nella stessa fascia di prezzo. For example, now I think we have 69 dB of gain. 69 decibel di guadagno, che è tantissimo per un'interfaccia. Questo nella 2.2 e nella 4.4 4 che abbiamo qui davanti. Exactly. Before we had 56 dB of gain, so we've increased that very nicely.
Also, I should mention here, as I say, we have the fourth generation 4i4 interface, but of course we have two more interfaces that we've released as well: the Scarlett Solo fourth generation and the Scarlett 2i2. Okay, now let's have a quick think about some of the features that we've got on here. So I'm going to switch to this camera again, and let's just lift this up so hopefully you can see. Okay, great. So on the 4i4, we have four inputs and four analog outputs. Nella 4i4, come è comprensibile, abbiamo 4 ingressi e 4 uscite analogiche. Um, Federico's microphone is connected here. Il mio microfono è connesso nel primo canale microfonico, o meglio, il primo canale che può essere sia microfonico che line che instrument. In Yeah, questo caso, appunto, siamo collegati con XLR, quindi siamo nell'ingresso microfonico preamplificato. exactly. We have now got digital gain controls. So these are now encoders. This means they will turn more than 360 degrees. They will keep going round and round. Abbiamo un controllo digitale del volume in ingresso. Questo significa che il potenziometro integrato è un knob che gira a 360 gradi, cioè infinito. Exactly. So we can control everything from the hardware directly from the audio interface, or also from the Focusrite Control 2 software that we have as Questo well. controllo digitale del livello d'ingresso permette appunto di controllarlo sia dal potenziometro fisico sull'ingresso, sia direttamente dal control panel della Focusrite. So if I want to control the gain here, I can just simply do so by using the control. And I can also do it directly from the hardware as well, just here. So this means that we have the ability to basically control the audio interface regardless of where you are, on the hardware itself or directly through the software. Quindi abbiamo la comodità di controllarlo sia dall'hardware oppure se siamo davanti al computer dal computer. Yeah. Now, alongside the the improvements for the preamps, we've also worked really hard on the converters inside the Scarlett interface. Oltre al preamp, nel signal flow, cioè nel circuito del segnale, il secondo step è il convertitore, che è stato anche in questo caso notevolmente migliorato perché arriva dalla serie RedNet. Exactly. So, our professional high-end level interfaces, the Red series, and of course our network-based audio solutions, professional broadcast house users, are essentially we've got the same converters in the Scarlett, and this means we Quindi have a huge dynamic range. gli stessi convertitori presenti nella serie top level di Focusrite con lo stesso range dinamico nell'interfaccia, diciamo così, ad un prezzo accessibile a tutti. So, a moment to think of dynamic range. Dynamic range is really how much difference we have between quiet sounds, sottovoce, and loud sounds, fortissimo. Quindi il range dinamico è la differenza tra il segnale molto basso e il segnale molto alto. Quindi come viene catturato il segnale lungo questa escursione di segnale. And to be able to capture Bene. those details in the sound, the differences in the dynamics, means that we have so much more of a natural and detailed reproduction of the recordings that we make. Questo significa che abbiamo una riproduzione estremamente dettagliata di tutto quello che è il segnale in ingresso. So, with all of these improvements to the audio quality and the recording, it's, I think, really fair to say that the Focusrite Scarlett fourth generation audio interface is the best sounding interface in this price range for sure. La Scarlett di quarta generazione è una delle migliori interfacce in commercio in questa fascia di prezzo, appunto. Grazie. Also, let me add one thing, But of because course, please. Focusrite con la serie Scarlett ha democraticizzato il mondo del recording. So everybody can record at home with very good Of course. quality. Yes. Yeah. Yeah, this is professional quality, and this can be in your bedroom studio. It can be with you in your rucksack or backpack or laptop bag, wherever you want to go. It's portable. It sounds great wherever you're recording. Potete portare con voi le interfacce Scarlett, visto che sono estremamente compatte, alimentate via USB nello zaino, come volete,
dappertutto. Now, let's think about some of the new features that we have with the Scarlett 4th generation. We've worked really hard to bring some really easy functionality that means whoever you are, and regardless of the level that you work at, you're going to get the best possible quality recordings every single time. Parliamo ora delle nuove caratteristiche che fanno sì che ovunque vi troviate, ovunque registrate, abbiate sempre, in qualsiasi situazione, la miglior qualità audio possibile. Okay, I'll switch back to this camera and we can see here. So on the 4i4 that we have here, we've got controls for everything on the front panel. Nella 4x4 che abbiamo qui davanti abbiamo i controlli pulsanti per fare la selezione e gestire qualsiasi funzione dell'interfaccia direttamente dal pannello frontale. We can see I can use the select button to move between the two preamps here. Il pulsante select ci consente di selezionare uno dei due preamplificatori integrati in interfaccia. If I want to add some phantom power, now on the 4i4, I can choose to just have it on input 2 or input 1 separately. Ad esempio, una volta premuto select e selezionato il canale, posso decidere di attivare su uno dei due o su entrambi l'alimentazione Phantom a 48 volt per i microfoni a condensatore. And in fact, if I want to join the two preamps together to record a stereo pair, I can press and hold the select button, and now the two preamps are joined together. You can see them now lit up. Mantenendo premuto il pulsante select per alcuni secondi, linko i due canali e quindi da due canali mono diventano un canale stereo. We also have the switch to switch between instrument inputs or line level inputs. Come dicevo all'inizio, ognuno dei due ingressi sul pannello frontale può essere configurato in modalità microfonica, quindi con la preamplificazione microfonica, oppure line o instrument. Yeah. And we also have now an auto gain switch. E poi abbiamo il pulsante auto gain, che è una delle novità della quarta generazione di Scarlett. Chris, Yes. just one thing. Instrument significa che possiamo collegare direttamente all'interfaccia, quindi l'interfaccia funziona come una DI, possiamo collegare direttamente all'ingresso una chitarra o un basso elettrico, ad esempio, quindi una chitarra acustica elettrificata oppure una chitarra elettrica direttamente all'interfaccia e suonare senza bisogno di amplificatori o preamplificatori esterni. Questo è molto importante. So with auto gain, which does work on the preamp and also on the line inputs and also the instrument inputs, we can use DSP technology, digital signal processing, to listen to that input and find exactly the right level to give you the best premium sounding recording. La funzione autogain funziona su entrambi gli ingressi nel pannello frontale in modo individuale, cioè noi selezioniamo l'ingresso sul quale applicarla e lavora sia sulle sorgenti microfoniche sia su sorgenti line e naturalmente instrument, quindi su tutto ciò che è collegato ai due ingressi presenti nel pannello frontale. So to use auto gain is really simple and straightforward as well. È estremamente semplice ed immediato l'attivazione della funzione autogain. Now, I wonder, may I borrow the microphone, Yes. Federico? Grazie mille. Okay. So to use auto gain, simply I'm gonna press auto and I'm gonna hold the microphone around here. So press auto gain. And now you can see a blue line moving down as it's counting down and listening to my voice. And as I'm talking, it's finding the right level. So once that's set, after about 10 seconds, you can see I'm holding the microphone quite away from my face here, but the level is just right coming into the audio interface. Now I shall just turn this down while I pass it back to Federico. Thank you, Chris. Come avete visto, lui ha premuto il pulsante auto, che appunto attiva la funzione autogain. Il meter halo che circonda il LED meter che circonda appunto il potenziometro sul quale abbiamo selezionato la funzione autogain si è colorato di blu e Chris ha allontanato il microfono per farvi sentire come, nonostante il segnale fosse molto lontano e basso, la funzione autogain l'ha portato al livello adeguato per la registrazione. E questo fa sì che le vostre registrazioni, anche se siete disattenti o magari
vi siete dimenticati di impostare il gain e premete appunto attivate questa funzione, automaticamente venga portato un livello adeguato per la registrazione. Okay. Now, once again, I'm going to auto gain my microphone. So I just switch back. Thank you. Again, I'm going to hold the auto gain button. And once again, after a second, we'll just see the countdown happen. And if we look at the software as well, we can see it's the same thing happening on the software. Okay. And once that level is set, we can see that everything is good. And if I look at my levels on the interface as well, you can see we have nice green levels there. Okay, so we've auto gained. And what I want to do now is just show you a very quick recording into Ableton Live. So if I maybe just switch to the screen here, like so, we can see. Okay, so I'm going to just simply hit record, and now we can see my voice coming into the signal just here. And in fact, if I just zoom in a little bit, you can see the level that we're reaching, and this is actually a perfect level for recording with. Okay, I'll pass you back to Federico. Thank you, Chris. Quindi, come avete visto, lui vi ha fatto vedere come nel software poi il segnale che andiamo a registrare sia ad un livello adeguato, cioè col corretto gain stage, per far sì che durante la produzione non ci siano distorsioni e anche nella registrazione stessa, quindi che il segnale sia già pronto per essere processato con gli effetti, con tutti i plugin all'interno del channel strip del vostro software di registrazione, che può essere qualsiasi, naturalmente, perché le interfacce Scarlett sono universalmente compatibili con qualsiasi software DAW in commercio, con qualsiasi software audio e con computer PC e Mac. Okay, now we've seen the auto gain with the microphone, which is fantastic, and of course it's a really great way to set that level. But let's just try it with a line level signal too. Ok, adesso andiamo a provare su un segnale di linea. Quindi, ad esempio, questo per il mondo del DJ è molto importante. Pensate a chi registra un mixato, che ci sono sempre problemi di livello, con la funzione autogain, questo, ma non solo, c'è anche un'altra funzione che vedremo dopo, che aiuterà tantissimo ad ottimizzare le registrazioni. Stacco un attimo il mio microfono. Okay. Ok. So I'm going to plug the two cables in. Oops. Adesso collega un segnale stereo in ingresso. Link, vedete, ha mantenuto pronto il pulsante select per creare un segnale stereo dai due ingressi mono. Exactly. These are now connected together. If I wanted to, I could press the instrument button, but we are at a line level here. Quindi attiva il livello di linea, perché appunto la sorgente connessa, una drum machine, una groovebox, oppure appunto l'uscita di un mixer da DJ per registrare il nostro mixato, ha selezionato appunto il modalità di ingresso line. Okay, now I will just very quickly turn this into a stereo track on my. Nel software di registrazione va a creare una traccia stereo. Okay, cool. And I'm going to hit play on the Akai MPC. Adesso riproduce dalla KMPC un beat. Come vedete il livello è molto alto. Preme autogain per attivare la funzione autogain. Adesso per 10 secondi il DSP integrato analizza il segnale in ingresso per poi applicare il giusto livello di guadagno. E ora possiamo registrare in Ableton Live o in qualsiasi DAW il segnale in ingresso. E il segnale è appunto ad un livello perfetto per essere poi processato in un secondo tempo. Quindi non distorcerà e soprattutto non sarà ad un livello troppo basso. Ed ecco che vediamo la funzione estremamente comoda e utile appunto anche per il mondo del DJ, che è la funzione safe, clip safe, cioè che evita la distorsione digitale, diciamo così, cioè il superamento dello 0 dB fs che distrugge il segnale audio. Just to show exactly what will happen,
what I will do is I will turn on clip safe. Quindi questo è solamente un esempio, estremizziamo l'utilizzo della funzione clip safe, l'attivata vedete che appunto si illumina di verde. If we look at the MPC, the volume is less than halfway. Adesso il livello della MPC in uscita è circa a metà. Now, be careful with your ears if you're listening on headphones, because I'm going to turn this up and we'll see on the software how the software will not pass 0 dB. Attenzione, se state ascoltando in cuffia, allontanatele leggermente perché andremo ad estremizzare, ad alzare tantissimo il livello di uscita della MPC, ma nel software vedrete che il segnale resterà ad un livello adeguato e perfetto senza distorsione. Now we can see that it's still not particularly clicking at the moment, so I'm going to be very naughty and increase the gain. Hold on. Come vedete, nonostante lui abbia aumentato ulteriormente il gain, il segnale resta sempre adeguato e non distorto. E questa è una funzione estremamente utile in qualsiasi tipo di registrazione, ma ripeto in particolar modo, visto che siamo alla Disco Poi, che è un negozio storico per DJ, per chi registra i propri mixati. Pensate che figata pazzesca. So we can see here, Possiamo vedere la forma d'onda? and if we zoom right in, Zoomiamo nel dettaglio e vedete che non c'è alcun tipo di taglio della cresta come si definisce in gergo, cioè il clipping. La forma d'onda è bella sinuosa anche nel punto più alto della registrazione, che appunto è prossimo allo 0 dB. Okay, so we've looked at auto gain. We've also looked now at clip safe as well. And these are really, really helpful. Yeah, yes, we've been playing around with the signal. Yeah. So these are really, really helpful things. It's these are not particularly real world examples today. We're just demonstrating with an extreme setup. Quindi a settaggi estremi vi abbiamo dimostrato quanto siano utili queste due nuove funzioni della quarta generazione delle interfacce Scarlett della Focusrite. Quindi la funzione AutoGain e la funzione Clip Safe. Exactly. So we've looked at auto gain and clip safe, but we haven't finished there with the new features that we have on the audio interface, because we also have new air modes. Oltre appunto a queste due funzioni abbiamo la funzionalità Air, che è storica delle interfacce Focusrite, perché emula il suono dei preamplificatori AISA del passato. Exactly. The air mode is an emulation within some analog circuitry to give you the sound of the ESA microphone preamp, which is the famous Focusrite preamp originally designed by Rupert Neve in 1985. So, so with the air mode, we've now added a new function. So we have air presence, which will give us a nice EQ tilt to lift the high end and the high mids to give a nice, very bright sound. And we also have got air mode presence with harmonic drive. And harmonic drive is a modeling in DSP of an old English mixing console to bring out some very pleasant and nice harmonic distortions to the signal. Nella nuova generazione, la quarta generazione di Scarlett, la funzione Air è raddoppiata. Possiamo scegliere quella Air normale, che emula appunto la curva di equalizzazione dei preamplificatori storici in analogico in questo caso, e quella ibrida, diciamo così, che utilizza sia l'analogico per l'equalizzazione ma anche un DSP per la saturazione. Quindi abbiamo la funzione Drive più Air che dà la saturazione tipica peculiare, emulata naturalmente grazie al DSP, delle storiche console Focusrite. Check. Adesso va bene? Va bene? Grazie. Stai toccando il gain, provando tutte le varie funzioni, appunto, naturalmente può succedere.
So now I'm going to put some air onto Federico's voice with the microphone. Now, be aware that it might be difficult to hear this in this kind of situation, of course, but in a recording environment with either headphones or with good quality monitor speakers, this makes quite a nice difference. I'll switch on presence first, and hopefully you'll hear that Federico's voice will just open up nicely with the high end. So here we go. This is off. Adesso la funzione air è spenta. Yeah, Normal. Okay. why? Okay. And ready? We'll turn. Oh, hang on. 1 second. I've got auto tune on you. Oh, thank you, thank you, thank you. It's only when you sung I realized you sounded like Cher. Yeah. Do you believe? That's the one. Okay. So if you speak now, and air is off at the moment, and then we'll Air turn it is on. off. Okay. So no air. No air. Yeah, And yeah. now we'll try now with air. Adesso la funzione air attiva. Yeah, yeah. Yeah. And we'll try off Wow. again. Off now. Off. Just maybe sing a long note and I'll turn it on. There we go. There you go. Yeah, it's on now. Now it's on? Yeah. Okay. Yeah. Are you sure that I have to sing? Yes. I'm positive you have to sing. Perfect. Check. This is the air. This is the air. And now let's listen with the harmonic drive as well. So try again. This is just air. Adesso Okay. Just air. Just e air. adesso con la saturazione, col drive attivato. Yeah, 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 And yeah. off. And try again with off. Off. Yeah. Quindi spenta. Yeah, 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 yeah. You've got a good voice, Federico. Thank you. Thank you. Yeah, Thank I'm you. surprised. That's very good. Next time. Very good. It's a difficult demonstration in the middle of a store with the microphones and and delivery vans collecting their their packages, but hopefully you get a flavour for the changes in the sound. They are really useful tools and creative tools because they allow you to decide what sort of sound, what sort of colouring you want to add to your input signal. Appunto è difficile naturalmente in una situazione così in diretta, con appunto le persone davanti che passano, che parlano, capire, percepire magari i dettagli precisi di quanto siano utili queste funzioni, ma in studio vedrete che spaccano, cioè sono davvero, davvero utili per migliorare le registrazioni, per dare quel tocco in più ad una registrazione. Ultimamente sappiamo tutti che tutto ciò che riguarda il mondo della registrazione audio per i budget risicati richiede appunto velocità di esecuzione, velocità di registrazione, di produzione al meglio. Queste funzioni sono davvero estremamente utili e anche per chi comincia a registrare il fatto di autogain è perfetto. Chi invece sa dove mettere le mani tranquillamente può disabilitarlo se non gli serve, ma il clip safe per tutti è una funzione estremamente utile, così per layer, per andare magari a colorare, a dare un po' più corpo, un po' più colore a un microfono magari di fascia bassa. So those are the new features in the Scarlett 4th generation. A last word about the 3 devices in the range, I think. So the Scarlett Solo is a single microphone preamp with a line or guitar input separate. La Scarlett Solo ha un solo preamplificatore microfonico e un altro ingresso line instrument. Mm-hmm. The Solo has the air feature, but if you're looking for the auto gain and also the clip safe features, these arrive on the 2i2. Quindi non ha la funzione autogain che è presente invece nella 2i2. Yeah. On the Solo as well now, we have a dedicated headphone output control. This was a new thing added. Nella Solo, rispetto al modello precedente, è stato introdotto il controllo di volume per la cuffia indipendente dal master delle casse, questo è molto utile. Yeah. And also now on the 2i2, you may notice when you see the 2i2 that we have 2 jack inputs on the front for instrument or line, and the XLR the XLR microphone inputs have moved to the back. This is to give up space so that we can fit all of the controls on the hardware. Per appunto inserire sul pannello frontale tutti i controlli dell'hardware,
abbiamo posizionato l'XLR nel retro dell'interfaccia e i jack sul pannello frontale e tra l'altro è molto comodo perché non dobbiamo ogni volta andare a collegare e scollegare, li lasciamo collegati, semplicemente scollegheremo l'XLR qualora volessimo registrare dal jack. Yeah. Now, the Solo and the 2i2 have two line outputs, but we also have loopback, which means we can take the internal sound from the computer and fold this back in as a virtual pair of inputs. Oltre all'uscita stereo, quindi alle due uscite mono presenti sia nella, non in questo caso perché qui ne abbiamo 4, sia nella solo che nella 2i2, c'è un driver virtuale, cioè da un software, ad esempio da Safari o Internet Explorer, Yeah. possiamo uscire ed entrare in una traccia del nostro software e avere una registrazione separata. Pensate che comodità per chi registra dei podcast o per le web radio anche, il fatto che uno si registra su una traccia al microfono e sull'altra invece registra l'uscita di YouTube o Spotify, per dire, o di un software di mixaggio. Exactly. The 4i4, the one that we have been here demonstrating, has the four inputs. We have two microphone inputs, which are combined with line and instrument level, and we have two line level inputs on the back. La 4i4 che è qui davanti, che arriverà prestissimo in commercio, lui ha portato con sé un sample, al momento trovate la solo e a 2i2 anche con i pacchetti studio di cui vi parleremo dopo. In questo caso la 4i4 ha due ingressi combo. Combo significa che l'ingresso può accettare sia XLR, in questo caso microfonici, sia jack, e col pulsantino possiamo scegliere se il jack sia a livello di linea oppure a livello instrument, come dicevamo, per gli strumenti ad alta impedenza come chitarre e bassi. And we have four dedicated analog outputs on the back, individual left and right. Abbiamo 4 uscite separate nel pannello posteriore. But on the headphone output on the front, this is now its own output that allows you to essentially think of the 4i4 as having 6 analog outputs. E l'uscita cuffia ha un driver indipendente, quindi è come se la 4i4 nel nostro software verrà vista come se disponesse di ben 6 uscite audio. And this is perfect if you want to set up a separate headphone mix for a vocalist or a bass player or something like this. Perfetta appunto se si vuole impostare nel software DAW un mixaggio dedicato al vocalist che registra appunto durante la sessione. Now, one last thing to mention, and then we will leave you to your wonderful Italian food. On the back of the 2i2 and the 4i4, you will see that there are two USB connections. Nel pannello posteriore della 2i2 e della 4i4 ci sono due connessioni USB. Perché? So, with the 2i2 and the 4i4, it is possible that maybe if you're using an old computer, there is not enough power to be sent to bus power the hardware. Perché appunto se si utilizza un computer un po' datato, potrebbe non esserci sufficiente alimentazione per far funzionare le interfacce. Here in this instance, I have my Apple MacBook Pro not even connected to the mains power, and this is powering the 4i4 very happily. In questo caso abbiamo un Mac di ultima generazione che alimenta alla grande l'interfaccia. But if you need to, you can connect an external USB power connection to your interface to make sure you're going to get that high quality sound and power enough to the interface. Se il computer fa fatica, possiamo tranquillamente collegare un semplice caricatore da telefono USB, un semplice adattatore di corrente USB e alimentare l'interfaccia. And this is really handy because you can power the 2i2 or 4i4 from the wall wart, we call it a wall wart, and you can use the data connection, the connection you usually connect to the computer, to plug into something like this, a camera connection kit for an iPhone. Ecco che questa possibilità di alimentazione ci torna comoda, ad esempio, ci torna comoda per utilizzare tramite il camera connection kit, l'adapter Yes. della Apple, l'interfaccia Scarlett
a iPhone e iPad. Exactly. And so this means you can get your phone and plug into a Scarlett interface straight away and get the great sound from a Focusrite Scarlett 4th generation interface into your video recordings. Questo significa che noi possiamo collegare e registrare Oh, collegare yeah. e registrare, mentre registriamo i video appunto con l'iPhone, Yeah. l'audio di qualità con le funzioni della interfaccia di nuova generazione, quarta generazione Scarlett della Focusrite. So, Le interfacce Focusrite Scarlett sono distribuite in Italia dalla Algameco e si acquistano dove? Da Disco Più. Oh, la yeah, camera sul mio conto, grazie. yeah, absolutely. So now I guess we'll finish. We're at the end. The bass guitar. Well, I Yeah. didn't find a strap for the bass, so Oh, it would be difficult. it's And here, difficult. so But it's a shame. anytime we come back, we will We'll come come back here. back with a guitar strap next And time. not only, maybe with some synthesizer also in the Oh, future. well, it would be Why nice to not? have some synthesizers here. Yeah. Okay, but thank you very much for watching. Grazie a tutti per Yeah. averci seguito. I'm very sorry about my lack of Italian. Don't worry, Chris. Sorry for my English. Sorry for our But English. yeah, it's okay. I'm in Italy. I should be speaking Italian. But if you are interested in seeing the Scarlett 4th generation, have a chat with the guys here at DJ Pew. Have a look on their web store. Pop down into the store in Rimini to come and say hi and check it out. Grazie a Chris Calcutt direttamente dall'Inghilterra per la Focusrite, grazie Thank a you. Roberto Nirica di Disco Thank you, Più, Roberto. grazie a Thank you. Gianni, Yeah, Felix, tutti i cheers. ragazzi. Okay. Grazie ad Algameco, distributore ufficiale di Focusrite sul territorio italiano, e adesso la palla passa ad un altro amico di Algameco che è Giaga Robot, che vi parlerà della serie MPC della Kai Professional. Ciao ragazzi, grazie a Ciao. tutti. Ciao. Cosa facciamo? Stoppiamo la live e la riprendiamo? Sì, no? Okay. And stream.